NASA, confermata la presenza di vapore acqueo sulla Luna Europa. Le speculazioni diventano finalmente certezza. Fallito un test del prototipo MK1 di Starship, esplosa la parte superiore del razzo. Completata la prima mappa geologica di Titano, la più grande luna di Saturno. Disastro in Cina, caduti pezzi del razzo Lunga Marcia 3B sulle case di un villaggio, a seguito di un lancio per portare 2 satelliti in orbita. Buongiorno da Astronews 24. Un team di ricercatori del NASA Goddard Space Flight Center ha rilevato sbuffi di vapore acqueo sopra la superficie di Europa, una luna di Giove, direttamente per la prima volta. Gli scienziati hanno individuato molecole d'acqua sul lato primario della Luna, ossia quello rivolto nella direzione in cui orbita, osservandola dal vulcano Mauna Kea nelle Hawaii e utilizzando lo spettrografo dell'osservatorio per studiare la composizione chimica dell'atmosfera. Questa conferma ci aiuterà a comprendere meglio cosa accade sotto quella crosta ghiacciata e soprattutto supporta l'idea che ci sia un oceano di acqua liquida, probabilmente grande 2 volte quello della Terra. I requisiti per la vita sono 3. Prima di tutto gli elementi chimici essenziali, come carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto, fosforo e zolfo. Poi le fonti di energia e infine l'acqua liquida. L'unico requisito che, a differenza dei primi 2, è veramente difficile da trovare fuori dalla Terra. Gli scienziati non hanno ancora rilevato quest'ultima, ma hanno trovato acqua in forma di vapore. Un segno che lascia sperare. Il 20 novembre a Boca Chica in Texas, la SpaceX ha condotto un nuovo test con il razzo Starship, ma la prova è fallita. La parte superiore del razzo è esplosa e il liquido criogenico dei serbatoi e i vapori si sono diffusi nell'aria. A quanto pare, però, la possibilità di fallire era già stata messa in conto dal team di SpaceX, che afferma lo scopo del test era quello di pressurizzare i sistemi al massimo, quindi il risultato non è stato del tutto inaspettato. Anche Elon Musk è intervenuto sostenendo che in realtà la SpaceX potrebbe decidere di non condurre ulteriori test con questo prototipo e continuare i lavori con un modello successivo, il più recente, l'MK2. Nulla di grave quindi e il viaggio continua. La prima mappa geologica di Titano è stata realizzata grazie ai dati raccolti da più di 10 anni di attività della sonda Cassini. Con più di 100 passaggi ravvicinati, i ricercatori sono riusciti a individuare 6 principali formazioni geologiche, ricostruendone l'età e la distribuzione. La mappa mostra montagne, pianure, crateri e laghi di metano, questi ultimi concentrati nelle regioni polari, le più umide, mentre la regione equatoriale è arida, con ampie dune scolpite dai venti. Titano è considerato una terra allo stato primitivo, presente infatti una densa atmosfera e il metano ha un proprio ciclo, come quello dell'acqua sulla Terra. Per esplorare più in dettaglio la superficie di Titano, la NASA prevede di mandare nel 2034 un drone chiamato Dragonfly e sarà il primo veicolo di questo tipo a esplorare un mondo del Sistema Solare. Il 23 novembre l'Agenzia Spaziale Cinese ha lanciato 2 nuovi satelliti Beidou per la navigazione satellitare, se non fosse che alcuni segmenti sono precipitati su un villaggio abitato, come mostrato dalle immagini condivise sul social cinese Weibo, dove si vedono strutture in fiamme o danneggiate dai detriti di Lunga Marcia 3B. Sembra però che l'accaduto non sia una novità per i residenti di questo paese, che si trova sulla traiettoria del sito di lancio Xichang. Tutti i complessi cinesi si trovano infatti ben lontani dalle coste, a differenza delle altre agenzie spaziali, e di conseguenza gli stadi e i segmenti che si separano cadono sulla terraferma invece che in mare. Negli ultimi anni i lanci sono molto aumentati e i residenti di queste zone a rischio di caduta di frammenti sono avvisati e, a quanto pare, evacuati in anticipo con istruzioni chiave di sicurezza, come ad esempio di non avvicinarsi alle macerie a causa degli effetti dannosi del propellente residuo. Per oggi è tutto, Astro Giulia vi augura una buona settimana.